Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'Ora del Mistero. Naturalmente in una sua forma, straordinaria domenicale che non è habitué, ma c'erano alcune comunicazioni importanti da dare, naturalmente alcuni articoli da leggere, un'errata corrige, da fare. Quindi partiamo per gradi. Innanzitutto un affettuoso e caloroso benvenuto a tutti coloro che si sono già collegati, che sono già in, questa diretta, a tutti coloro che entreranno naturalmente successivamente, che vedranno il video in differita. La prima cosa importante che dobbiamo capire è ricordare naturalmente che in questi giorni si parla di scoperta di una civiltà extraterrestre presso il, diciamo cortile del nostro vicino di casa, cioè il sistema solare più vicino a noi, quello di Proxima Centauri, e nella fattispecie da un pianeta che viene chiamato Proxima Centauri B. Siamo davanti quindi forse ad un annuncio che dovrebbe avvenire entro, in teoria, la metà di novembre, forse addirittura entro la prima settimana di novembre, ma i tempi secondo me non sono affatto precisi e non è detta l'ultima parola. Naturalmente si tratta di qualcosa che potrebbe essere rimandato sostanzialmente all'infinito. Speriamo di no, ovviamente, rimaniamo in attesa di, questa possibilità che io ritengo comunque abbastanza, possibile, anche se non credo in tempi così brevi. Detto questo, abbiamo visto una serie di articoli e di annunci, compreso quello della fonte originaria, dove Holland praticamente, che è, colui che ha dato questa notizia, tra virgolette, per primo, perché non è più l'unico, è un regista britannico che ha lavorato per il governo inglese, per il National Geographic, ha lavorato per il governo statunitense, per la NASA come documentarista, quindi ha molte conoscenze anche scientifiche, eccetera, eccetera. Siamo davanti quindi a un qualcosa che parte da questo personaggio, che coinvolge una università statunitense con tanto di nomi e cognomi, di persone che da alcuni anni starebbero studiando questo fenomeno, cioè questa comunicazione, questo rumore, o come lo vogliamo chiamare lo chiamiamo, che è stato intercettato, che è stato, decodificato e, a quanto pare sarebbero anche state in qualche modo, fatte ulteriori scoperte, ristretto il campo al luogo e via discorrendo. Ma nella scorsa live ho commesso un errore, quindi devo fare un'errata corrige. Mi è stato fatto notare dopo perché io ero talmente preso dalla foga della notizia, ero talmente stanco, perché tra l'altro non stavo benissimo, da non accorgermi di un particolare di uno degli articoli che ho letto, che mi ha indotto a, diciamo, poi ad una serie di piccoli errori. Ovviamente la notizia rimane tale e quale, anzi oggi, come vediamo, apporterò ulteriori informazioni, però, diciamo era importante, chiarire una cosa. Quindi adesso vi mostrerò nuovamente, intanto ancora un benvenuto a tutti e un grazie a Lotto Totale per, aver dato un contributo per il canale, quindi un sostegno. Dicevo quindi, vi mostrerò un attimo un articolo che vi ho letto la scorsa volta, che è questo qua, che annunciava che la NASA ci voleva tenere nascosto, praticamente questa scoperta. In realtà non mi ero accorto di un particolare, cioè della distanza da dove proviene il segnale. Infatti qua si parla di un segnale che proviene da 300 milioni di miglia, cioè più o meno la distanza di Marte. La notizia infatti sul cavalcare l'onda di quella che, era stato l'annuncio, su Proxima Centauri, sulla trasmissione di Proxima Centauri, probabilmente ha scritto questo articolo per parlare di un altro argomento che comunque è avvenuto più o meno negli stessi giorni, quindi parliamo nelle prime settimane di, settembre. E, riguarda un esperimento che è stato condotto, in cui c'era una trasmissione artificiale che ufficialmente è stata prodotta,
da un esperimento e proveniente da Marte, che doveva essere intercettata, doveva essere, decifrata, eccetera, e questo doveva avvenire per sperimentare un nuovo sistema, un nuovo metodo, appunto quello laser, utilizzato per, fare quella scoperta di Proxima Centauri, e quindi forse un miglioramento, un upgrade, come si dice in termini tecnici, per quella tecnologia. E quindi si tratta di un argomento diverso, anche se riguarda sempre un segnale artificiale che riguarderebbe appunto, comunque altre forme di vita, in questo caso però all'interno del sistema solare, anche se, ripeto, si tratta di un esperimento, ma vedremo, perché prima della fine di questa puntata vi annuncerò anche alcune altre piccole cose che riguardano il prossimo appuntamento di, Un'ora di mistero di giovedì prossimo, e riguarderanno proprio Marte, perché ci sarà un approfondimento proprio sulla tematica di vita extraterrestre su Marte, quindi vita marziana. Siamo quindi davanti a un mio errore, di valutazione, una mia piccola distrazione. Tutto il resto di quello che è stato detto la scorsa volta invece era perfettamente corretto ed in sintonia, quindi vi chiedo scusa per non essermi accorto di questa cosa. Naturalmente la distanza di Proxima Centauri è di gran lunga, naturalmente parliamo di 4 anni e virgola 3, quasi 4 anni virgola 3 luce, cioè di viaggio alla velocità della luce, quindi si tratta di qualcosa di diverso. Dicevo che c'erano delle novità. C'erano delle novità innanzitutto perché dobbiamo capire che questa cosa aveva delle radici che andavano almeno fino al 2019, e questo l'abbiamo appurato la scorsa volta. Quello che non abbiamo, però, diciamo approfondito la scorsa volta, ma l'ho soltanto annunciato io, che probabilmente le radici di queste notizie in realtà arrivavano, dal 2018. C'è un motivo per credere questo. Oggi ho trovato quest'altra notizia. Allora, questa notizia è addirittura del 2022, quindi si pone a metà strada tra il 2018 ed oggi, e è una notizia ufficiale che aveva fatto il giro del mondo, ma praticamente non era stata messa in risalto pressoché da nessuna testata giornalistica, e riguarda la Cina, il secondo concorrente a dare l'annuncio, di cui abbiamo parlato la scorsa volta. E qui ne leggiamo diciamo un estratto, da Virgilio Notizie, in cui c'è il direttore del telescopio, che è questo enorme che vediamo qua sotto, che è il telescopio cinese FAST, il radiotelescopio più grande del mondo, credo che sia largo 400 metri, non ricordo se nell'articolo c'è scritto, comunque riguarda un annuncio fatto nel 2022, non nel 2024 in questo periodo, ma nel 2022, ribadisco ancora una volta. E ne ha parlato proprio il responsabile del super telescopio spaziale FAST Zhang Tongji, affrettandosi a precisare che ulteriori approfondimenti sono necessari, e nell'articolo si dice che ci vorranno degli anni. Quindi ci sta tutto che questa notizia fosse legata a quella attuale del 2024, sono passati praticamente più di 2 anni, 2 anni e alcuni mesi. Effettivamente il radiotelescopio è quello che è stato citato anche da Hollande nella notizia di cui abbiamo parlato nella scorsa live. Cosa dice esattamente? Abbiamo rilevato possibili tracce tecnologiche di una civiltà aliena. Possibili tracce tecnologiche di una civiltà aliena, e lo diceva nel 2022, in un segnale radio dallo spazio. Lo ha detto un rispettato scienziato cinese, uno dei responsabili di 500 Meter Aperture Spherical Telescope, FAST, il radiotelescopio più potente mai esistito, soprannominato dalla comunità scientifica Sky High. Le tracce a cui l'esperto di Pechino fa riferimento, dice il giornalista, ma secondo me sbagliando di grosso, sarebbero quindi una serie di radiosegnali provenienti da una lontana galassia. No, stiamo parlando di molto, ma molto più vicino.
Qui, nell'articolo, se vi interessa poi vi metto il link tra i commenti, inutile stare qui a leggervi tutto l'articolo, diciamo che si racconta un po' di più di questo episodio, si parla del radiotelescopio spaziale FAST e di alcune delle sue caratteristiche fondamentalmente, che stanno servendo appunto allo scopo. La sua teoria sul mare scuro e profondo della nostra ricerca di altre civiltà aliene è quella: potremmo non essere più in grado di sopravvivere sulla nostra Terra. Un giorno potremmo avere bisogno degli extraterrestri, e dice potremmo non essere più in grado di sopravvivere sulla nostra Terra. Un giorno potremmo avere bisogno degli extraterrestri. Non lo sta dicendo un ufologo, non lo sta dicendo un teorico del complotto, un complottista, lo sta dicendo uno dei più importanti scienziati cinesi. Allora, e questo è uno. Quindi abbiamo capito che scavando, e vi invito a farlo perché è importante farlo, si trovano tantissimi articoli dal 2017-2018 in poi, che vi faranno notare come c'è un graduale avvicinamento a questa fatidica notizia del contatto con una civiltà extraterrestre o della scoperta di una civiltà extraterrestre in un altro pianeta e via discorrendo, quasi come se ci fosse effettivamente una competizione a dare la notizia. E in questa competizione a dare la notizia, ovviamente, dobbiamo presupporre che non ci sono solo scienziati, ma ci sono sicuramente i governi, e lì in mezzo ci sono i militari, con tutta una serie di implicazioni che coinvolgono anche le religioni, quindi i poteri religiosi di tutto il mondo. E non è un caso che sin dal 2014 fu varato un programma della NASA che prevedeva il coinvolgimento di preti, di rabbini e personaggi importanti della comunità religiosa islamica, uniti insieme a lavorare da un punto di vista teologico al contatto extraterrestre con altre civiltà, le implicazioni religiose sul mondo e la cultura terrestre, sia nel caso questa civiltà fosse più avanzata della nostra e quindi anche con delle conoscenze maggiori, sia nel caso in cui questa fosse una civiltà anche di poco meno industrializzata della nostra. Perché comunque non dobbiamo dimenticare che, esplorando il cosmo, che lo si faccia attraverso i wormhole, attraverso le astronavi velocità warp, eccetera, oppure più semplicemente con i radiosegnali o altri metodi, possiamo incontrare di tutto ed in qualunque stadio, diciamo, dell'evoluzione, sia della vita, ordinaria, normale, sia di quella, tra virgolette, "straordinaria" e civilizzata. Quindi, questa diciamo è una cosa molto, molto importante. Per quanto riguarda, un altro articolo che in questi giorni, diciamo, sta in qualche modo girando, vediamo la condivisione dello schermo. Questa volta si tratta di un altro articolo, anche in questo caso italiano, un articolo di estremamente.it, che è un sito molto seguito tra quelli non ufficiali, ma che trattano argomenti ufologici, misterici, complottistici in modo abbastanza serio e, naturalmente, anche se, come tutti cercano un po' lo scoop, però in realtà le informazioni vengono date col giusto criterio e non solo per dare le notizie o per essere i primi a farlo. C'è chi pensa che nel giro di 10 o 20 anni, già qui coi tempi siamo un po' più dilatati, troveremo la prova che non siamo soli nell'universo, ma qualcuno decisamente più ottimista, ci dice forse soltanto meglio informato, perché dobbiamo considerare anche questo aspetto, di recente ha abbassato di molto l'asticella.
cioè Hollande, sostenendo che la rivelazione dell'esistenza di altre forme di vita nel cosmo, per giunta intelligenti, sia praticamente dietro l'angolo, questione di pochi mesi o addirittura di pochi giorni. Ne è convinto ad esempio il professor Simon Holland, che a dispetto della qualifica davanti al suo nome non è affatto un docente o un accademico. Il professor Simon, infatti, è il nome d'arte di un regista britannico che ha collaborato con la BBC, con la NASA, il National Geographic, eccetera, e si è occupato di tematiche scientifiche come la minaccia degli asteroidi più vicini al nostro pianeta. Questo ovviamente non fa di lui un astronomo, ma probabilmente Hollande deve aver mantenuto contatti e amicizie dell'ambiente, tanto da affermare di essere venuto a conoscenza di una notizia bomba, in grado di cambiare per sempre la nostra nozione dell'universo e la nostra percezione come specie. In un'intervista infatti al Mirror, ricordiamo ancora una volta che prima è stata fatta l'intervista al Mirror giorno 7 del mese scorso, poi è venuta la dichiarazione che è stata pubblicata ed è diventata virale il giorno, se non ricordo male, 14. In un'intervista appunto al Mirror, Hollande ha detto infatti: "Li abbiamo trovati", e questo è il titolo che viene dato in effetti a molti video sui social, e intendeva proprio gli alieni. Quello che vediamo nell'immagine è Hollande che effettivamente dà l'impressione non solo di una persona allegra, ma anche scherzosa e spiritosa. Speriamo che non sia quest'ultima la cosa a pilotare, diciamo, le informazioni che ha rilasciato e la curiosità che ha suscitato a livello mondiale. Che però, anche fosse stato uno scherzo, potrebbe effettivamente essere utile, poi vedremo il perché. La scoperta risalirebbe ad alcuni anni fa, ma finora è stata tenuta segreta. Ha spiegato che in attesa di raccogliere nuove informazioni e trovare ulteriori conferme, sono lì in attesa. Ed è comprensibile viste le enormi conseguenze che una pubblica dichiarazione del genere potrebbe comportare. E qui molti subito con la domanda che nasce spontanea: quali sarebbero i cambiamenti, quali sarebbero le implicazioni, cosa accadrebbe se l'umanità venisse a conoscenza domani che non siamo soli nell'universo, che ci sono altre civiltà e che sono persino molto più vicine di quanto potessimo immaginare. La confidenza gli sarebbe arrivata da qualcuno interno al progetto Breakthrough Listen, e questo l'abbiamo visto già la scorsa volta, un'iniziativa privata del SETI, ovvero di ricerca di vita extraterrestre intelligente, finanziata per $100 milioni da super ricchi come Yuri Milner e Mark Zuckerberg, e che ha nell'Università di Oxford il proprio punto di riferimento. Dunque, stando alla gola profonda, amica di Simon Holland, grazie a un potente radiotelescopio, gli scienziati coinvolti nel progetto avrebbero intercettato un segnale emesso da un altro pianeta. La stessa cosa che è successa ai cinesi. Hanno individuato la prova di una traccia tecnologica non umana usando l'osservatorio Parkers in Australia, cioè hanno ricevuto uno stesso tipo di segnale artificiale tecnologico non umano, ma ovviamente con un loro strumento. Si tratta di una frequenza di 982 MHz, ecco che qui abbiamo forse dei dati un po' più precisi, rilevata nell'aprile del 2019 e indicata con il nome BLC-1. La possibile provenienza sarebbe un pianeta in orbita attorno Proxima Centauri, ed ecco finalmente chiarito la prima domanda, dove in effetti non c'era, a parte che non si parlava di frequenza, non c'era un punto esatto di riferimento. Per mia deduzione si parlava di Proxima Centauri B. Quindi abbiamo la conferma, perché se vi ricordate avevo ipotizzato la possibilità che si trattasse di un oggetto magari di passaggio o in orbita, quindi di un segnale residuo, eccetera. E anche qualcuno di voi nel pubblico nella chat aveva espresso appunto delle domande a tal riguardo. Qui abbiamo la conferma che si tratta di un pianeta che gira in orbita intorno a Proxima Centauri. Appunto, nella fattispecie dovrebbe essere Proxima Centauri B, che è la stella più vicina al nostro Sole e quindi anche alla nostra Terra. Ha poco più di 4 anni luce ed è un esopianeta roccioso, attenzione, quindi vivibile, abitabile,
che ha l'86% di probabilità di ospitare la vita, che non è poco. L'86% è una cifra altissima, più di quanto si possa immaginare. Ma mentre i ricercatori del Breakthrough Listen procedono con cautela, altri scienziati ugualmente al corrente della scoperta, sempre cinesi, e chissà se c'è qualcun altro, ma vedremo forse un'altra possibilità, sarebbero pronti ad anticiparli per guadagnarsi tutto il merito sulla scena mondiale. Insomma, sarebbe gara aperta tra due diversi team. Lo farebbe intendere in una confidenza che Hollande ha ricevuto nei giorni scorsi. Sarebbero i cinesi, appunto, che potrebbero batterli sul tempo con il loro programma FAST. E l'acronimo di Five, vabbè, l'abbiamo già visto, si tratta del più grande radiotelescopio, eccetera, eccetera, 500 metri, non 400, ricordavo male, costruito in appena 5 anni nella regione di, vabbè, siamo in Cina, quindi ci impiegano molto di meno, qua in Italia ci avremmo impiegato come minimo 50 anni, è composto da oltre 4.500 pannelli triangolari in grado di riflettere le onde radio ed ha iniziato a funzionare nel 2016. A quanto pare anche FAST ha captato il segnale BLC1. E qui si apre la diatriba. Secondo infatti 2 studi già pubblicati nel 2021, scusate, Alexa stop, perché se non gli do stop questa non la finisce, ogni tanto si attiva da sola, giusto per disturbare, no? In realtà il segnale sarebbe stato un falso positivo. Sembrava essere interessante e promettente, ma un'ulteriore revisione sarebbe da un'ulteriore revisione sarebbe risultato solo un'interazione di tecnologie umane, anche se non è stato possibile scoprirne la causa. Ufficialmente quindi era un caso chiuso. Dunque, ma non per Simon Holland, secondo il quale qualsiasi ne sia l'origine non è qualcosa di noto. In effetti, un segnale umano da Proxima Centauri credo che sia molto più improbabile che un segnale di un'altra civiltà extraterrestre. È una singola fonte puntiforme, ci dice, non un rumore, e questo di per sé indicherebbe qualcosa di tecnologico. Il segnale, invece di essere un gigantesco ronzio di tutto ciò che sentiamo nell'universo attraverso tutti i radiotelescopi, e quindi avere una natura completamente differente. Aveva uno spettro elettromagnetico ristretto. Quindi è spiegato, è un tipo di frequenza della banda stretta proveniente da un punto specifico, simile a quelle che useremmo qui sulla Terra, e questo non fa di esso un segnale terrestre, per le trasmissioni radio. Una consapevolezza che sarebbe stata raggiunta da entrambi i gruppi di ricerca, ora in competizione per arrivare ai primi al traguardo. Secondo Orlando, uno dei due team potrebbe condividere la scoperta sensazionale, se fosse vero ovviamente, entro il prossimo novembre o poco dopo. Quindi già vedete che il tempo si è allungato, non è più entro la prima settimana, seconda settimana di novembre, ma entro tutto novembre o forse poco dopo. L'elemento più significativo e convincente è il cosiddetto spostamento Doppler, ovvero il cambiamento di frequenza di un'onda in relazione ad un osservatore che si muove rispetto alla sorgente di emissione. Mentre il radiotelescopio Parker stava tracciando il segnale e regolando la rotazione terrestre per mantenere la singola sorgente puntiforme del suo fuoco, il segnale è aumentato ed è poi diminuito, segno che arrivava da qualcosa come appunto un pianeta a sua volta in rotazione. Un dettaglio che porterebbe ad escludere la possibile interferenza umana. Quindi non ci hanno detto la verità, hanno chiuso il caso, ma in realtà sono rimasti lì a studiarlo perché era veramente importante. Il regista ha chiesto un parere ad Andrew Simon, ricercatore del Berkeley, che guida il progetto Breakthrough Listen, il quale non ha né confermato né smentito che BLC1 sia una firma tecnologica, perché non lo può fare, sarà vincolato chiaramente da segretezza finché non avrà l'autorizzazione a dare l'informazione. Stiamo ancora esaminando con attenzione il segnale e se avremo dati sufficienti per stabilire cosa sia realmente, pubblicheremo, così gli ha risposto. Anche il professore Viloeb, celebre fisico di Harvard, che non credo abbia bisogno di presentazioni e che ha, diciamo, molto impegnato nel progetto Galileo, ma anche in tanti altri progetti di ricerca sia di civiltà extraterrestri, sia di corpi interstellari, sia di presunti ehm,
materiali non terrestri riscontrabili in circostanze straordinarie, strane in giro per il mondo. È in stretto contatto con i colleghi di Oxford in attesa di novità che potrebbe davvero cambiare tutto per sempre. La mia domanda quindi a questo punto, ovviamente non rivolta direttamente a voi, ma una domanda così buttata al vento: se il professore Villot è a conoscenza pure lui di questa cosa, già non è più una cosa di un'unica persona, ma di più persone, forse addirittura di più progetti. E se Villot ebbe in contatto con l'università di Harvard e quindi con le persone che avrebbero fatto la scoperta ed in attesa di sapere qualcosa di più, vuol dire che qualcosa c'è concretamente. E questo qualcosa sicuramente non riguarda esclusivamente qualcosa di terrestre e quindi non così importante come invece sarebbe quella della scoperta di una civiltà naturalmente extraterrestre. Ora entriamo, diciamo, invece nella parte che mi interessava di più, cioè nella notizia che volevo darvi, che secondo me apre anche ad un altro concorrente. Siamo infatti davanti alla notizia passata completamente in Europa, non in sordina, proprio nel limbo totale, mentre in Sud America è argomento di dibattito assolutamente comune e anche in Regno Unito ci sono comunque nella comunità non scientifica ma ufologica, eccetera, diverse persone che si stanno interessando alla questione e riguarderebbe la spinta che sta in questo momento venendo fatta al re Carlo III di essere lui il primo a livello mondiale a confermare questa o altre notizie riguardo alla vita extraterrestre e a dare l'annuncio. Quindi vediamo insieme questa cosa che ritengo essere importante ed interessante, seppur non possa essere considerata una notizia al 100% confermabile, ecco. Chiedono al re d'Inghilterra di parlare apertamente della vita extraterrestre. Chiedono, non chiede, attenzione. Questa richiesta arriva in un momento in cui gli scienziati, facendo riferimento anche a quelli di Harvard, stanno per fare quello che potrebbe essere l'annuncio più importante della storia umana. Come potete vedere, la data dell'articolo è il 24/10, cioè il giorno dovrebbe essere in cui ho fatto la live e infatti trovai questo articolo, credo 1 ora dopo aver fatto la live. E mi ero ripromesso, infatti ad alcuni lo avevo già preannunciato, che avrei fatto un'altra live straordinaria naturalmente per parlare dell'argomento. Il produttore britannico Mark Christopher Lee, quindi non stiamo parlando di Holland, stiamo parlando di un produttore di documentari britannico, anche in questo caso uno che ha fatto documentari importanti, adesso non mi ricordo se è per il National Geographic o altri, ma vedremo ora qualcosa di più in corso d'opera. Ha chiesto pubblicamente, quindi non è che è una cosa che stanno facendo sotto banco, che il re d'Inghilterra Carlo, sia Carlo III, si rivolga alla nazione in un messaggio ufficiale per calmare i timori nel caso in cui l'esistenza di intelligenze extraterrestri fossero confermate. Attenzione perché in queste 4 righe sono contenuti 2 fattori importanti su quelle che sono le implicazioni sociali. Infatti si pone la cosa come un rischio, ma rischio di cosa? Quello che molte persone non comprendono è che se per noi che ci occupiamo di queste cose e che quindi sappiamo perfettamente che la vita extraterrestre è molto più diffusa nell'universo, che ci sono i visitatori in questo mondo, eccetera. Sì, sono notizie entusiasmanti, sono notizie importanti, ma non ci creano minimamente alcun problema, anzi sono delle grandi soddisfazioni sapere che, il lavoro fatto, che le notizie ricevute erano tutte cose vere e così anche che le nostre idee, le nostre stesse ricerche, le nostre ipotesi, teorie, eccetera, erano valide e vengono confermate. Anche se per molti di noi
Di queste conferme non ce ne può fregar de meno, perché sappiamo comunque che chi sta dall'altra parte tende a smentire a prescindere, che deve mantenere il segreto, e chi sta da questa parte sa perfettamente cosa è teorico e cosa invece è ormai assodato e accertato, anche se è oggetto di discussione pubblica, come se fosse una stupidata, un complotto, eccetera. Stiamo parlando quindi di una scoperta talmente importante che porterebbe la massa, la società ignorante, scusatemi, qualcuno si offende quando si dice ignorante, ma lo siamo tutti, ignorante dei fatti, che entrerebbe nel pallone. La stragrande maggioranza delle persone non crede o non vuole credere che ci sono altri individui, altre forme di vita, altre evoluzioni, altre civiltà, altri mondi abitabili e che siano abitati. Perché? Per il semplice fatto che sarebbe un pericolo, per il semplice fatto che potrebbero essere militari, potrebbero essere guerrafondai, esattamente come lo siamo noi, ed essere più evoluti. Potrebbero avere la capacità di viaggiare nello spazio e quindi il fenomeno UFO e le visite extraterrestri potrebbero essere vere. Ne consegue che le interazioni aliene potrebbero essere vere, quindi tutto ciò che si dice delle abduction potrebbero essere vere. E quindi che possono fare quello che vogliono di noi, idem con patate, scusate la, la- la frase che può sembrare un costrutto sciocco, ma che rende l'idea di piatto, diciamo un secondo corposo con il contorno di patate, ecco. Siamo quindi davanti a delle paure che è meglio zittire nel giusto modo prima di dare delle notizie. Quindi non è improbabile che noi assisteremo ad una serie di notizie che vengono date in modo graduale anche da personaggi importanti del mondo. È una possibilità, attenzione, non è una certezza, che prepareranno la massa ad abituarsi a digerire tutta una serie di cose che per forza maggiore, in un modo o in un altro, ora, domani, fra un mese, fra 10 anni, dovranno per forza essere date. Ma continuiamo. Il regista del documentario The King of UFOs, quindi è un regista che si occupa, anche se non solo, principalmente di documentaristica ufologico-misterica, dedicato ad esplorare i legami della famiglia reale britannica con il fenomeno UFO. Attenzione, perché questo è un altro aspetto importante. Tutta la famiglia britannica reale in qualche modo è legata alla questione degli UFO, e lo è per un semplice fatto, perché uno dei maggiori ricercatori ufologici del mondo, uno dei personaggi con più materiale raccolto negli anni, quindi un grande amatore, estimatore della questione ufologica, è stato il papà del principe Carlo. Ed è noto questo fatto nell'ambiente ufologico, che addirittura nei palazzi reali lui avesse delle stanze private sue, con suo esclusivo accesso, dove teneva materiale fotografico e dove studiava i casi UFO più importanti. Quindi sicuramente forse potrebbero essere i personaggi della famiglia reale britannica tra quelli più indicati per dare la notizia al meglio, poiché sarebbero quelli che magari hanno una conoscenza, tra virgolette, perché poi non è detto che anche Carlo III o William, eccetera, abbiano le stesse conoscenze, le stesse capacità di trattare l'argomento, lo stesso distacco, tra virgolette, e via discorrendo. Si unisce così alle voci, chiaramente quelle di Hollande, ma ce ne saranno altre che dobbiamo andare ancora a scoprire. Nelle ultime settimane proclamano che siamo ad un passo dall'annuncio di una scoperta monumentale del pianeta, il tema della vita extraterrestre. Le ha esortato sia il re che il primo ministro Keir Starmer ad agire rapidamente se le prove di una civiltà avanzata al di fuori della Terra fossero rese pubbliche. L'attesa crescente è incentrata su una scoperta fatta dall'iniziativa scientifica Breakthrough Listen, sempre quella,
dedicata alla ricerca di segni di vita intelligente nel cosmo. Secondo quanto rivelato dal professor Simon Holland, accademico britannico che ha collaborato con la NASA, il team Breakthrough Listen sta per rilasciare dati che confermerebbero l'esistenza di un'intelligenza extraterrestre non umana a soli 4,2 anni luce dalla Terra. Questa scoperta si baserebbe su una firma tecnologica non terrestre rilevata alcuni anni fa utilizzando il radiotelescopio Parker in Australia. La rivelazione di una civiltà avanzata nella nostra galassia cambierebbe per sempre la nostra concezione dell'universo e il nostro posto in esso. Ci possiamo dimenticare l'omocentrismo e di conseguenza forse anche una buona fetta dell'egocentrismo, afferma il professor Holland in un nuovo video. Attenzione, perché in un nuovo video sembra che abbia leggermente ritrattato. In che senso? Nel senso che è tornato un attimo sui suoi passi e ha specificato di non essere stato preciso in date, di avere semplicemente detto in pratica entro novembre, che non sarà una data, ma di fatto è come se lo fosse. E andiamo avanti. Questo tipo di annuncio, senza precedenti nella storia, solleverebbe profonde domande filosofiche e spirituali che interesserebbero tutta l'umanità. Sarà per questo che nel 2017, dopo anni che era stato chiuso il progetto alla NASA che prevedeva il coinvolgimento, come ho detto prima, di eminenti personalità religiose di tutti i monoteismi, di fatto è stato ripristinato tra il 2017 e il 2020 e di cui non si è saputo assolutamente nulla, se non che erano stati inizialmente chiamati una dozzina o più di personaggi del mondo teologico di tutte le religioni del mondo. E questa di per sé potrebbe essere una notizia in qualche modo correlata. Pertanto, secondo Lee, il re Carlo III, in quanto difensore della fede, non dimentichiamo questo particolare, figura unificante, sarebbe in una posizione chiave per affrontare questi dilemmi e riportare la calma in un momento di possibile incertezza globale. Carlo III deve quindi preparare i fedeli della Chiesa alla rivelazione che non siamo l'unica vita intelligente nel cosmo. Non è un'affermazione da poco. Lì sottolinea inoltre che l'attuale contesto politico potrebbe complicare la risposta internazionale. Con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti ormai alle porte, teme che il paese più potente del mondo sia distratto dalle questioni interne e non sarà in grado di gestire adeguatamente questo evento storico. In questo scenario diventa ancora più urgente che il Regno Unito assuma un ruolo di leadership con al timone il re Carlo. Non è la prima volta che Lee pretende un gesto simile dal suo re, viene specificato. Nell'estate del 2023 ha lanciato un appello simile per promuovere il suo documentario Good vs. Aliens come leader della Chiesa d'Inghilterra, cioè Dio verso gli alieni. Charles ha la responsabilità di preparare i seguaci alla Chiesa in tutto il mondo alle potenziali rivelazioni che l'umanità non è l'unica vita intelligente e senziente di esso. L'impatto del contatto con la vita extraterrestre è stato oggetto di analisi anche da parte degli esperti come Seth Shostak, astronomo capo del SETI, il Search for Extraterrestrial Intelligence. In Good vs. Alien, Shostak paragona il possibile incontro con una civiltà più avanzata alla scoperta del nuovo mondo da parte di Cristoforo Colombo. Potrebbe essere una sorta di colonialismo al contrario, avverte, che è lo stesso timore che avevano che aveva non mi viene il nome, porca miseria, dello scienziato più famoso che avevamo fino a qualche anno fa al mondo, Hawking,
e anche del fisico Michio Kaku, che al momento è uno dei fisici più importanti di quest'epoca. Avverte una civiltà aliena potrebbe introdurre i propri dei, religioni e credenze, o al contrario non potrebbe avere nessuna di queste concezioni, il che altererebbe radicalmente le nostre nozioni culturali e religiose. Io credo che questo sia il male minore, ma non voglio entrare ora in merito. La crescente aspettativa riguardo all'annuncio di Breakthrough Listen ha generato preoccupazioni in diversi settori, con alcuni che ritengono che l'intervento del re sarebbe cruciale per fornire stabilità e fiducia in un momento che potrebbe definire il futuro dell'umanità. Resta però da vedere quando e come questa possibile rivelazione verrà resa pubblica. Per ora l'attesa continua, ma la comunità degli appassionati di UFO e di vita extraterrestre tiene gli occhi ben aperti. Sarà il re Carlo III quello che in un futuro discorso ci annuncerà che non siamo soli nell'universo? Personalmente ne dubito fortemente, ma era comunque importante darvi questa notizia. Era comunque importante fare questo approfondimento, ci tenevo molto. È per questo che ho fatto questo evento straordinario, di 1 ora, di domenica. Tra l'altro non sto benissimo, oggi mi sono svegliato con un mal di schiena infernale. Quindi un ciao a tutti, un benvenuto a tutti coloro che, sto vedendo adesso, sto dando adesso un'occhiata veloce alla chat. Vediamo se ci sono delle domande a cui devo rispondere. Quindi se avevate domande scrivetele, ricordatevi sempre di scriverle in maiuscolo, ma soprattutto ricordatevi che abbiamo soltanto 20 minuti, anzi un po' meno, quindi non mi fate 2000 domande, ecco. Legato al contenuto del messaggio. Allora, questa non è una domanda, Giuseppe, ma la mostro perché ritengo sia un'affermazione interessante. Credo che la rivelazione della notizia sia strettamente legata al contenuto del messaggio. Mi trovi assolutamente a condividere questa tua affermazione. Mi spiego. Il messaggio c'è una sorta di ultimato nella loro reali. Ok, vabbè, a prescindere dal messaggio, secondo me questo è un qualcosa veramente importante. È ovvio che poi se ci fosse un ultimatum o qualcosa del genere, l'importanza, sarebbe ancora molto, ma molto di più. E a quel punto ci sarebbe effettivamente da preoccuparsi. Allora, c'è un bel like, sì, intanto vi ringrazio per i like e vi ricordo, a tutti appunto di mettere i like, che è importante. Metto anche l'orario delle puntate streaming di giovedì. Tra l'altro, mentre guardo qui e mi segno le vostre domande, vi ricordo che giovedì prossimo ci sarà un altro di questi appuntamenti di 1 ora del mistero, e se non ci sono notizie urgenti, importanti, eccetera, da valutare, in pratica parlerò di probabile scoperta di vita su Marte. Quindi non siamo più lontani sul pianeta più vicino a noi in senso stellare, ma addirittura a uno dei pianeti a noi più vicini all'interno del nostro sistema solare. Infatti proprio il giorno della divulgazione della notizia di Holland che parlava di Proxima Centauri, del messaggio da Proxima Centauri, c'è stata un'altra notizia che è stata completamente subissata da questa, in cui si annunciava la scoperta quasi certa che non solo su Marte c'è stata della vita, ma che in alcune aree del pianeta probabilmente ce n'è ancora. Quindi giovedì prossimo non mancate, sto raccogliendo più informazioni possibili di quelle che naturalmente sono di accesso pubblico. Ho trovato delle cose interessanti di cui vi parlerò appunto giovedì, e se tutto va bene vi racconterò anche un piccolo episodio strano, veramente strano, accaduto proprio su Marte. Non vi dico altro, vi dico semplicemente che riguarda una delle missioni attualmente presenti sulla superficie del pianeta rosso.
e che riguarda un'anomalia che ha colpito direttamente uno di questi oggetti e di cui ancora ora sia la NASA che gli altri enti spaziali non sanno dare una spiegazione. Ma io una mezza spiegazione ve la darò, anche se si tratta di un'ipotesi e una teoria. Allora, intanto grazie Lotto Totale per il discorso che confermi la notizia. Immaginavo che l'avresti detto e ho avuto conferma anche da un'altra persona che vive nel Regno Unito riguardo alla questione di Carlo III. Cioè, okay, buona domenica, okay, grazie anche a te, a tutti voi. Ehm, allora, allo stato attuale una sola domanda. Allora Armando, sei davvero convinto che le persone di tutto il mondo con i problemi quotidiani da affrontare siano focalizzati sull'esistenza di vita extraterrestre? Allora Armando, io non ho mai detto questo, assolutamente. Io ho semplicemente detto che si troverebbero a sbattere la faccia davanti ad una realtà della quale avrebbero paura. Naturale che non sono focalizzati su questo, non potrebbero esserlo. 1 perché sono ignoranti, non conoscono questi argomenti. 2 perché deliberatamente vogliono, estraniarsi perché non ci credono, sono scettici. E 3 perché non sono informazioni comuni che vengono rilasciate dai media che la massa ascolta. E anche se, pure alcuni di noi seguono i media, magari per lo sport, magari per i film, eccetera, eccetera. Magari ogni tanto si vedono anche qualche telegiornale, ahimè, pietoso. Devo dire che comunque non è che si parli molto di queste cose e ve lo dico da persona che ha letteralmente scritto praticamente gran parte della puntata dello speciale TG1 sugli UFO che è andato un annetto fa, in onda, sulla Rai. È stato il sottoscritto a fornire tutti i dati di contatto dei personaggi a livello internazionale da contattare per intervistarli, e anche le altre associazioni da intervistare. E ne sono stato tagliato fuori e me ne sono uscito con circa 30 secondi di intervista pubblicata su 35 minuti di intervista che mi hanno fatto in condizioni tra l'altro non proprio eccezionali a Torino. Questo giusto per farvi capire che tutta l'informazione là dietro è manipolata, quindi qualunque informazione di questo tipo è veicolata chiaramente e quindi nella maggior parte dei casi siamo davanti a qualcosa che alla gente non gliene frega niente perché non è informata, non è al corrente e quando ne viene informata in modo, ridicolistico. E quindi si ha una tendenza a, sentire dell'argomento e continuare a ridicolizzare. Ma è importante, capire questo. Inoltre, ribadisco, io non ho assolutamente detto, che, si interesserebbero. Ma nel momento in cui queste notizie diventerebbero di dominio pubblico e date dai media in tutto il mondo, in tutte le lingue, con personaggi chiave che affermano determinate cose, diventerebbe automaticamente, nell'arco di pochi giorni, un argomento importante, molto più importante di quanto potete immaginare. Allora, è vera la notizia che hanno inviato una sonda verso Europa? Sì, alla ricerca di vita e se non ricordo male dovrebbe esserci un robot che dovrà tentare di scavare, però non so se è questa la stessa missione, comunque dovrà tentare di scavare, i ghiacci per penetrare, nell'oceano. Non dimentichiamo che Europa è un fortissimo candidato alla presenza di vita, e che nel nostro sistema solare di questi candidati tra l'altro ce ne sono diversi. C'è un articolo che trovate sul mio sito internet che colgo l'occasione di ricordarvi, UFO e misteri dal mondo,
all'indirizzo www.statodiemergenza.com che è sostanzialmente spiega quali sono questi luoghi. Ce ne sono almeno 4-5 candidati veramente importanti, di cui Europa è uno dei due, insieme a Callisto, dove sotto il ghiaccio c'è appunto un oceano riscaldato sia dall'interno che dall'esterno, e quindi dove si può essere evoluta la vita. Ovviamente magari le possibilità di trovare una vita civilizzata sono pari allo zero, però di trovare la vita comunque come noi la conosciamo a livello oceanico c'è una piccola percentuale di possibilità che sia fattibile. Uh, Premio Nobel crede in un'intelligenza superiore. La sua teoria allora, Lotto, ti sei dimenticato il punto interrogativo alla fine, quindi non capivo che era una domanda. Roger Penrose, premio Nobel, crede in una intelligenza superiore nella sua teoria del leone riferito all'universo. Su tali basi il sistema sta fibrillando. Cosa ne pensi, Gabriele? Allora, premesso che non conosco nei dettagli questa teoria, ma così, diciamo, ne ho sentito parlare, quindi mi sono fatto una mia idea. Io non credo che esista un'entità universale, io credo che l'universo stesso sia un'entità, potremmo definirla Dio. Chiusa questa parentesi, credo che in ogni galassia ci potrebbe essere sviluppata una sorta di entità madre, cioè un'entità che è composta da tutte le entità di tutti i pianeti, eccetera, di quella galassia, e che in qualche modo la fa da padrona. C'era anche un'altra teoria, adesso non mi ricordo chi la formulò su questa questione, dove si parlava di entità energetiche dominanti, positive o negative, e che questa positività, negatività a livello energetico generava anche delle enormi differenze a livello di materia. Ma era un discorso troppo complesso, diciamo, per ragionarlo qui. Ciao Maia, quale intervista? A quale intervista stai facendo riferimento? Specificami per favore questo dato, perché altrimenti non ti posso rispondere. Ci devi chiedere scusa ai vari Zanfretta, Billy Meyer e molti altri. Sì, dovrei chiedere. Allora, intanto Ettore, ti do il benvenuto perché credo sia la prima volta che tu partecipi ad una mia live e forse anche che commenti in tutto il canale. Ma non è mia abitudine chiedere ai contattisti cose che riguardano la scienza, perché secondo me vanno a volte controcorrente e collimano, e non collimano. Sicuramente una domanda che si potrà fare a Zanfretta, se sarà presente alla prossima live di martedì al Salotto dei Misteri, gliela faremo sicuro. Se non la faccio io, ma lo ricorderete voi, gli chiederemo cosa pensa di questo, e magari lui ci dirà di più di quello che gli abbiamo chiesto. Giuseppe, sì, secondo me hanno paura del risveglio. Hanno paura del risveglio, però non dobbiamo pensare al risveglio spirituale, intellettuale, eccetera, ma al risveglio proprio delle persone che ad un certo punto si desteranno e si renderanno conto di vivere in un mondo fittizio, ovattato, con cose importanti che in realtà sono meno importanti di altre, cose di cui non si parla che sono più importanti di quelle di uso comune, di linguaggio comune, eccetera. Laura, anche se non è a domanda, però ti rispondo. Secondo me le guerre non cesseranno, anche se ci fosse un annuncio di una civiltà extraterrestre. A meno che non ci sia una minaccia diretta alla nostra civiltà e al nostro mondo. Allora in quel caso forse potrebbero fermarsi, perché avrebbero un nemico comune molto più grande, che è quello poi che diceva Reagan, vi ricordo, nei suoi vari discorsi, perché molti sono convinti che ne abbia fatto uno, ma in realtà erano tre, due sono documentati, li trovate tutti e due su questo canale se li cercate, sia quello dell'ONU che quello dell'università, adesso non mi ricordo se era Harvard, ma che era altrettanto importante.
Armando, non ti preoccupare, non mi sono sentito affatto criticato, però era giusto darti una risposta. Diamo gas e motori all'astronave. Antonio, ma di quale astronave? Sicuramente non di quelle che ci dicono che diciamo, hanno già. Ehm, Da noi astronomicamente parlando sono addirittura vicini a noi. White, sì, io li definisco gli abitanti del cortile di fronte a casa nostra. Non mi sento di dire del nostro cortile perché il nostro cortile è il sistema solare, non sono del sistema solare, ma del cortile del palazzo di fronte a casa nostra, della casa di fronte a casa nostra. Sarebbero i nostri vicini più prossimi perché è il sistema stellare più vicino, che tra l'altro anche il nome stesso, Proxima, appunto prossima, cioè vicina. Adesso non voglio dire una stupidaggine, ma di fatto significa quello. Allora, ragazzi, se avete domande fatemele adesso perché entro 3 minuti comincio con la chiusura. Questa ho già risposto. Intanto vi ricordo dell'appuntamento di martedì con Zanfretta. Fino adesso non mi ha dato forfait, speriamo che non me lo dia all'ultimo momento e mi metta nuovamente in difficoltà per organizzare e approntare una live dell'ultimo momento, ma confido che questa volta, e lo spero, ci dovrebbe essere. Naturalmente vi ricordo giovedì la live di pomeriggio in cui parlerò della vita su Marte e non dimenticate naturalmente poi anche venerdì l'appuntamento con il Salotto dei Misteri e anche lì ancora sto aspettando un attimino maggiore conferma possibile. Vi volevo anche fare una comunicazione che penso farò in tutte le prossime live sostanzialmente, se me lo ricordo, che ci sono alcune live che sono programmate per tra il 15 e il 25 di novembre che potrebbero slittare o essere anticipate. Vediamo, perché essendo che io in quel periodo sarò un attimino sballottato, mi troverò probabilmente a fare alcune live da una sede differente, ne consegue che avendo scarse attrezzature, eccetera, e non potendo garantire alcune cose, quelle che ritengo più importanti, come quella con Preston Dennett, verrà o anticipata di poco o posticipata a dicembre sostanzialmente, ma questo lo potrò sapere solo dopo essermi consultato anche con lui. Nel frattempo vi dico che sto lavorando per coinvolgere altri ospiti stranieri, soprattutto statunitensi e britannici, con diverse conoscenze ufologiche, eccetera, ma di fatto purtroppo devo dire che tutti quelli che finora mi hanno risposto, fatta eccezione Preston Dennett, stanno attraversando un periodo in cui stanno particolarmente male, stanno facendo visite mediche, eccetera, e quindi non sono disponibili per le live. Sto ancora però aspettando alcune risposte da diverse persone che mi avevano già dato, diciamo, un primo consenso a partecipare appunto al Salotto dei Misteri. Quindi sarà mia premura praticamente informarvi il prima possibile. Allora ragazzi, non fate più domande, c'è l'ultima di Giuseppe, dopodiché vado in chiusura. In tanti dicono che il Vaticano sia un player fondamentale ai fini della divulgazione disclosure. Tu che ne pensi? Allora, qualche mese fa in realtà ci fu un annuncio in cui loro si mettevano all'interno proprio della questione, partendo dal presupposto che vogliono essere loro i primi. Quindi in una questione generica sembra che ci sia sempre di più una competizione a chi darà per primo le notizie e chi le darà in modo più serio. Ma il tutto accade per un motivo preciso. Accade perché ognuno deve vedere i suoi interessi, la sua posizione riguardo alla questione
e naturalmente quello che sarà la posizione a livello globale, nel momento in cui verranno date queste informazioni, perché chi darà per primo le informazioni, a secondo del chi lo farà, avrà un ruolo chiave, fondamentale, importante, almeno nel primo periodo, nell'unione, di tutti, nel discutere di questi argomenti. È anche una forma di potere, è anche una questione, di controllo dell'informazione, del come viene data l'informazione, eccetera, perché è chiaro che il primo che dà certe informazioni sarà quello che ne detterà legge, a meno che non viene smentito. È per questo che stanno perdendo probabilmente tempo, perché devono montare la cosa in maniera tale che non potrà essere smentita da nessuno. Okay? Quindi, diciamo che questa cosa la ritenevo molto importante da dire. Ragazzi, grazie di essere stati qui con me. Naturalmente, un affettuoso abbraccio a tutti. Ci vediamo, lunedì con la premiere. Non mancate, non ve la perdete perché quella premiere sono sicuro che sarà, bellissima per tutti quanti. Infatti è ricchissima di video di un determinato periodo storico, di video ufficiali, ufologici da tutto il mondo. Alcuni durano pochi secondi, altri durano diversi minuti, eccetera. Godeteveli tutti. E poi ci vediamo martedì, naturalmente con la live, speriamo con Pier Fortunato Zanfretta. Ciao a tutti, buon proseguimento naturalmente e buona domenica.